Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale. Eccoci nel terzo videoblog dedicato al mio viaggio nei Baltici. Oggi ci troviamo a Riga, capitale della Lettonia, la cui città vecchia è considerata patrimonio dell'UNESCO, ma è anche la capitale di un paese dell'ex Unione Sovietica e come tale presenta diversi segni del passato sovietico ed è abitata da diverse persone di origine russa. Per questo ho deciso di iniziare la mia esplorazione della città proprio dal quartiere russo. Questo quartiere è caratterizzato da un'architettura rigorosa, tipica del periodo sovietico, e da un'atmosfera che si può respirare solo nelle periferie delle città dell'ex Unione Sovietica. Il primo luogo in cui ci si imbatte, nonché tappa obbligatoria in questo quartiere, è il mercato centrale di Riga, che è stato riadattato all'interno di 5 hangar che in passato ospitavano dei dirigibili Zeppelin. Questi hangar sono specializzati ognuno in un settore differente, ad esempio carne, pesce, frutta e verdura, formaggi e via dicendo. Il mercato prosegue anche all'esterno degli hangar con molte altre bancarelle dove si può trovare qualunque cosa e dove l'atmosfera che si respira è davvero unica, un'atmosfera che si può trovare solo nei paesi dell'ex Unione, con babushke che vendono fruttini di bosco, fiori, calzini, guanti, sciarpe di lana fatti a mano, insomma qualcosa di unico che per gli amanti del genere è assolutamente imperdibile. Un'altra cosa che si può trovare in questo mercato sono i cimeli del periodo sovietico. Io ad esempio ho comprato diverse cose e vi assicuro che c'è un'ampia scelta. L'intero quartiere è dominato da un edificio in particolare, ovvero dall'Accademia delle Scienze, conosciuta anche come la torta di compleanno di Stalin, un edificio in perfetto stile stalinista, che non è mai piaciuto più di tanto ai lettoni, che lo vedono come un simbolo del passato di dominazione sovietica. Con un biglietto da 8 euro si può prendere un ascensore fino al 15° piano della torre per poi proseguire ancora un po' a piedi fino ad arrivare alla terrazza panoramica, dalla quale si può osservare l'intera capitale dall'alto e vi assicuro che il paesaggio è mozzafiato. Inoltre da questa terrazza si può ammirare molto bene anche l'intera area del mercato centrale e anche in questo caso lo spettacolo lascia a bocca aperta. A pochi minuti a piedi dal quartiere russo inizia il centro di Riga. Le cose da vedere qui sono davvero tantissime. Io vi farò qualche esempio, qualche accenno. Il primo è sicuramente il quartiere Art Nouveau. Infatti Riga ha un terzo dei suoi edifici in questo stile e per questo è considerata la capitale dell'Art Nouveau. Un altro luogo bellissimo e assolutamente imperdibile da vedere a Riga è sicuramente la città vecchia, che come vi ho accennato a inizio video è considerata patrimonio dell'UNESCO ed è sicuramente uno dei posti migliori per immergersi nella storia della città. Qui si possono trovare infiniti vicoli pittoreschi, un sacco di piazze caratteristiche e chiese e cattedrali imponenti e importanti, come la chiesa di San Pietro e la cattedrale di Riga. Un simbolo molto importante per i lettoni e per la città è sicuramente il Monumento alla Libertà, ovvero un monumento alto 42 metri ed eretto nel 1935, durante un breve periodo di indipendenza del paese e che simboleggia l'indipendenza per l'appunto della Lettonia. Fortunatamente durante il periodo sovietico questo monumento fu lasciato intatto e ad oggi è molto importante per la popolazione e per la storia del paese. Questa città, oltre ad avere molti monumenti da vedere, è anche ricca di zone verdi, di parchi.
parchi bellissimi con fiori coloratissimi, laghetti, fiumi che li attraversano, mille attività da potervici fare e moltissime aree ristoro. Riga è una città che mi è piaciuta davvero tantissimo. Secondo me, rispetto a Vilnius, la capitale della Lituania, Riga è più europea. Non so spiegarvi esattamente il motivo, ma a Vilnius ho respirato di più quell'atmosfera tipica dei paesi dell'ex Unione Sovietica, che personalmente io adoro, ma nonostante ciò ho amato questa città, ci sono davvero mille cose da fare. Purtroppo però alle 7 di sera sono dovuta tornare alla stazione dei bus perché dovevo proseguire il mio viaggio verso Tallinn, l'ultima delle 3 capitali baltiche. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se voi siete già stati a Riga e nulla, vi ringrazio tantissimo. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like e iscrivervi al canale così da non perdere i prossimi video vlog e i prossimi video approfondimento. Qui vi lascerò anche gli ultimi 2 che ho fatto, ovvero quello su Chernobyl e quello su Lilia Forever. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!